Ciao a tutti, io sono Yabile e in questo video tratterò 10 curiosità su The Eminence in Shadow. E ora sigla! Prima di iniziare vi ricordo che questo video presenta spoiler sulla serie e sul manga, perciò se non l'avete ancora visto andate a vederlo perché ve lo consiglio e poi tornate qua. C'è già anche in italiano, ma prima domanda del giorno: avete visto questa serie? Se sì, vi piace? E qual è il vostro personaggio preferito? Questa serie l'ho vista di recente, l'ho trovata super interessante, mi è piaciuta particolarmente. Ha qualche parte assomigliate a Vita da Slime, ma già da dire perché è sempre uno di quei filoni, di quei personaggi che finiscono in un altro mondo dopo che sono morti, e poi perché c'è lo slime. Per il resto l'ho trovata molto interessante come trama, abbastanza diverso dal solito. E personaggio preferito, mi piace particolarmente Delta, la trovo super carina. E ora, curiosità 1. I nomi dei membri più alti dello Shadow Garden, da Alfa a Omega, ricevono i loro nomi in base all'alfabeto greco, dalla numerazione 1 alla numero 24. Questo è stato insegnato alle 7 ombre del loro maestro Shadow. 2. Solo 9 delle oltre 600 membri dello Shadow Garden hanno ricevuto il loro potere direttamente da Chid. Perciò le 7 ombre originarie più Victoria e Rosa Oriana. 3. Chid Kageno significa Chid, signore, in spagnolo e arabo, mentre Kageno significa dalle ombre in giapponese. Le combinazioni dei due significano linguisticamente, rendendo il nome di Chid Lord of the Shadow. 4. Chid ha raccolto oggetti rari, costosi come opere d'arte e oggetti di antiquariato da vari accampamenti dei banditi. Il suo scopo nelle incursioni è vivere comodamente come eminenza grigia. Il raro dipinto L'Urlo è un riferimento al mondo reale di Shriek, l'Urlo di Edvard Munch. 5. Nel web novel Chid dice: io sono Tepodong piuttosto che Atomic. Il nome deriva dalla linea nordamericana di razzi a tripla stadio. L'autore lo ha cambiato in Atomic per l'uscita della light novel per ragioni non rivelate. Ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un bel like a questo video, seguirmi, perciò iscrivervi al mio canale per i prossimi video, curiosità, cosplay e altre ancora, e che sul canale è presente una playlist con altre curiosità di vari anime e manga. E ora andiamo avanti. 6. Alfa assume sempre un ruolo quando interagisce con altri membri dello Shadow Garden, in modo simile come Chid assume il ruolo di Shadow. Tra le 7 ombre si presenta come una leader storica, ma può essere se stessa con Chid rinunciando a qualsiasi bisogno di finzione. 7. Finora Delta è l'unico dei membri dello Shadow Garden delle 7 ombre a sfidare Alfa in combattimento per la posizione di secondo in comando delle 7 ombre, una volta quando era bambina e quando iniziò a credere di essere più forte delle ombre, ma Alfa l'ha sconfitta senza problemi e da allora Delta la rispetta e obbedisce ai suoi ordini senza fare domande, a causa del trauma e della paura che ha avuto con Alfa dopo la sua sconfitta. 8. Delta cerca di fingere di non essere stupida, anche se tutto il Shadow Garden sa che lo è, terminando la maggior parte delle sue frasi con "Desu", come le ha insegnato sua madre prima di morire. Un altro tratto della personalità che ha imparato da sua madre è quello di essere sempre rispettosa verso coloro che occupano una posizione più elevata, quindi è spesso di riferimento a Shadow come boss e ad Alfa come Lady Alpha. 9. Beta condivide il suo pseudonimo
Natsume Kafka col vero autore giapponese Natsume Soseki e l'autore austro-ungarico Repubblica Ceca Franz Kafka. 10. Beta sta segretamente scrivendo un libro intitolato Le cronache di Master Shadow, un racconto delle scappatelle di Shadow e una serie di popolare tra ranghi di Shadow Garden. E trascrivendo si è presa la libertà creativa per cambiare alcuni elementi, come ti scrive la principessa salvata da Shadow con un'elfa con i capelli argento e un neo sotto l'occhio azzurro. Questa descrizione non è lei. Comunque spero che queste curiosità vi siano piaciute. Se è così vi ricordo di seguirmi e alla prossima. Bye bye!